Molto bene, eccoci di nuovo qui per il secondo appuntamento sulla scoperta, del diavoletto di Galileo. Mentre nella prima parte, nella prima lezione abbiamo parlato della dinamica, e cioè di quello che avviene a livello meccanico, cioè quali sono le forze, se c'è movimento, se non c'è, in che verso è, quindi quando c'è il galleggiamento, quando c'è l'affondamento e quando rimane, il corpo rimane fluttuante. Quest'oggi ci occuperemo invece di qual è l'influenza del calore e quindi delle variazioni di temperatura sull'equilibrio meccanico e quindi sulla dinamica del sistema. Allora, noi abbiamo visto che quando un corpo viene sottoposto ad una differenza di temperatura delta T, questo produce una variazione nelle sue dimensioni fisiche, immaginiamole in generale volumiche, delta V. Parlo generalmente di volume perché mentre per i solidi abbiamo diversi tipi di situazioni che si possono presentare, cioè possiamo avere una dimensione che è sensibilmente più grande delle altre, o due per esempio, quindi possiamo avere una sbarra, una superficie, oppure un volume vero, e quindi parliamo di dilatazione lineare, superficiale o volumica. Per quanto riguarda i fluidi, abbiamo la possibilità, a meno di particolari situazioni preparate, ad hoc, di osservare solo dilatazioni volumiche, perché un fluido, è molto difficile, a parte appunto in situazioni rare, come per esempio la capillarità, eccetera, isolare una dimensione lineare o superficiale. Quindi generalmente per i fluidi parliamo sempre di dilatazioni volumiche e coefficienti di dilatazione volumici. Bene, quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi abbiamo, per esempio, un volume di partenza V0, possiamo avere due situazioni distinte. La prima è che abbiamo un incremento positivo di temperatura, cioè la temperatura finale a cui si trova il corpo è maggiore di quella iniziale. Oppure una diminuzione di temperatura, cioè l'oggetto viene raffreddato e la temperatura finale è più piccola di quella iniziale. Ecco, questo comporta una variazione positiva di volume, nel caso in cui la variazione di temperatura sia positiva, oppure una variazione negativa di volume, quindi una contrazione, quando la variazione di temperatura è negativa. Quindi alla fine avremo un volume finale, in questo caso, che è, faccio questo esempio qui, più grande del volume iniziale, di 0, oppure in questa situazione qui avremo un volume finale che V, che è più piccolo di quello che era il volume iniziale V0 tutto. Ok? Bene. La legge della dilatazione termica, l'abbiamo già vista, è che il volume finale è uguale al volume iniziale per 1 più alfa delta T, dove questo alfa è il coefficiente di dilatazione termica tipico del materiale. Quindi dentro alfa ci sono le caratteristiche del corpo, cioè della natura del corpo. Vetro, acqua, aria, quindi a prescindere dallo stato di aggregazione anche proprio la natura del corpo. Questo vuol dire, se lo scriviamo bene, che V uguale V0 più V0 alfa delta T. Perciò abbiamo che il nostro delta V ad una, diciamo, delta T di temperatura di differenza corrisponderà a V0 alfa delta T. Bene, quindi chiaramente delta T positivo, delta V positivo, delta T negativo, delta V negativo. Quindi delta T positivo dilatazione, delta T negativo contrazione rispetto al valore iniziale, modulato da alfa. Ora vediamo però, perché questa è una cosa standard che si sa, si studia e avete anche dimostrato di sapere tutti nel test dei prerequisiti, ma vediamo però che cosa succede alla densità, cioè come viene influenzata la densità da questo tipo di dinamiche, perché questa è una cosa che non si vede tantissimo. Allora,
La densità è definita ρ, che è diciamo, la grandezza che comanda nel galleggiamento o nell'affondamento di un corpo relativamente diciamo, a quella del fluido in cui è immerso, è definita come la massa del corpo sul volume del corpo. Bene, ma mentre la massa non cambia in funzione della temperatura, cioè non c'è una dipendenza della massa dalla temperatura, il volume sì. Quindi se noi immaginiamo di porci nella stessa situazione, quindi di avere questo corpo qui che ha un certo volume iniziale ma avrà anche una certa massa e una certa densità iniziale, giusto? Questo volume qui sarà caratterizzato da, se è un corpo fisico, da una certa massa m, da un certo volume iniziale v0 e da una certa densità iniziale ρ0. Perché m non la metto diciamo col pendice? Perché la massa non cambia in funzione della temperatura, quindi la massa rimane sempre uguale. Ok? Quello che cambia è il volume e quindi il cambiamento della densità che ci sarà dovuto al cambiamento del volume. Se noi adesso mettiamo qui, ipotizzando che questa sia un'ipotetica densità finale e questo è un ipotetico volume finale, alla fine diciamo di una variazione di temperatura, ecco, allora questa equazione la possiamo scrivere riferita ad ipotetici valori iniziali come V0 m su V0 per 1 più alfa delta t. Ma m su V0, cioè la massa diviso il volume che l'oggetto aveva all'inizio, è proprio quello che noi potremmo chiamare ρ0, quindi una densità iniziale. Perciò questo è uguale a ρ0 su 1 più alfa delta t. Molto bene. Quindi da questa, diciamo, equazione si vede che anche la densità, appunto, rispetto a valori iniziali, ad una certa temperatura, quando viene sottoposto ad uno sbalzo termico, cambia. E cambia in ragione del volume. Quindi, cambia cioè perché cambia il volume. Bene, quindi andiamo a cercare di capire che cosa succede qui dentro. Allora, quando delta t sarà positivo, allora questo denominatore sarà una quantità un poco più grande di 1, giusto? O sicuramente, a prescindere dal poco tanto, più grande di 1, perché questo sarà positivo, quindi sarà un 1 più qualcosa di positivo. Perciò globalmente questo sarà un numero diviso una quantità maggiore di 1. Perciò sicuramente la densità finale sarà minore di quella iniziale. Giusto? Divido un numero per una quantità che è più grande di 1, quindi otterrò una roba più piccola di quella che avevo prima numeratore. Quando invece delta t è minore di 0, adesso qui dovete fare un piccolo sforzo e cercare di capire che questa quantità qui comunque è una quantità piccola, perché i parametri di alfa sono sempre abbastanza piccoli a livello di ordine di grandezza, quindi diciamo che questo denominatore qui è o un pochino più grande o un pochino più piccolo di 1 generalmente. Perciò quando delta t sarà negativo, questa parte qui avrà carattere negativo, perciò il denominatore globalmente sarà un 1 meno qualcosa, quindi una quantità un pochino più piccola di 1. Ok? Ora, se dividiamo un numero per una quantità più piccola di 1, compresa tra 0 e 1, diciamo in linea di principio, otteniamo un valore finale più grande di quello iniziale. Immaginate fare 1 diviso 0,5 vuol dire fare 1 diviso un mezzo e quindi 1 per 2, 2. E 2 è più grande di 1. Perciò, questo ci fa capire che quando avrò un delta t positivo, avrò un delta ρ, diciamo, quindi ρf meno ρ iniziale, guardiamo bene il segno, ρf minore di ρ iniziale, avrò un delta ρ negativo e quindi la mia densità diminuirà. Aumenta la temperatura, diminuisce la densità. Quando invece la mia densità, la mia temperatura, il mio delta t sarà negativo, avrò un delta ρ positivo, quindi ad una diminuzione di temperatura corrisponderà un aumento di densità. Diciamo che
grosso modo c'è un'inversione di proporzionalità rispetto a quello che accade col volume, ma perché giustamente la densità è massa fratto volume. Molto bene. Quindi questo riferito al nostro sistema che cosa ci dice? Ok? Ci dice che ehm, nel passaggio tra il primo e il secondo recipiente, quindi produciamo una differenza di temperatura negativa, giusto? Perché sapete già, vi ho detto che la temperatura nel secondo recipiente era più piccola di quella nel primo, ok? Quindi abbiamo prodotto una variazione di densità del fluido positiva, quindi una densità finale maggiore di quella iniziale. Perciò che cosa succede? Che in questa variazione di densità la densità del fluido è diventata più grande della densità del corpo, della sonda che c'era immersa, diciamo del barattolo, ok? E questo ha prodotto il fenomeno del galleggiamento che avete osservato nel secondo recipiente, ok? Quindi questo è il motivo cruciale. Mentre nel primo recipiente la densità dell'oggetto era circa maggiore di quella del fluido, la differenza di temperatura tra il primo e il secondo recipiente, diciamo del fluido tra il primo e il secondo recipiente, ha prodotto alla fine nel secondo recipiente che la densità dell'oggetto fosse leggermente minore di quella del fluido. Certo, i parametri bisogna vederli da vicino, bisogna capire quali sono gli ordini di grandezza, ma a livello qualitativo è questo quello che è successo. Ora voi direte, perché la densità dell'oggetto non cambia? Caspita, cambia anche quella. Il problema sta negli ordini di grandezza. Il fluido era acqua, è acqua, e il coefficiente di dilatazione termica dell'acqua è circa 2,1 per 10 alla meno 5, 1 su Kelvin. Mentre il coefficiente di dilatazione termica del vetro è circa 2,7 per 10 alla meno 6, 1 su Kelvin. Quindi, come potete vedere, in realtà il coefficiente di dilatazione termica dell'acqua, alfa A, è circa, insomma, maggiore di 10 volte, poco minore in realtà di 10 volte quello del vetro. Quindi in realtà si dilata anche il vetro, ma per la differenza di temperatura che abbiamo portato, la dilatazione del vetro è trascurabile rispetto a quella dell'acqua, a livello di ordine di grandezza. Quindi diciamo che è come se la densità del barattolo, ρ del barattolo rimanesse circa costante per lo sbalzo termico alla quale è sottoposta, mentre invece la densità dell'acqua varia sensibilmente perché il suo coefficiente di dilatazione termica è 10 volte più grande di quello del vetro e quindi occorreranno, diciamo, sbalzi termici 10 volte più piccoli per rilevarlo. Bene. Nella lezione che seguirà vedremo in particolare alcuni dettagli e come calcolare per esempio densità di un corpo diciamo composto non uniforme e altri dettagli diciamo della parte sperimentale che serviranno poi per la prova finale dove dovrete costruire voi stessi una sonda di questo tipo. Spero di essere stato chiaro e vi do appuntamento all'ultima lezione di questo capitolo.